Benvenuti nel video dedicato alla confezione del collo revers. Il collo revers si presenta in questo modo. Questo è il revers, questo è il collo. Il revers, questo che si vede, è la paramontura, a questa parte qui. Questo è il revers della giacchina, quindi del corpetto. Questo è il sottocollo. E questo è il sopracollo. Questo è il davanti con il revers, poi ho la paramontura del davanti, il dietro, i colli, ce ne sono due. Uno è questo, quando presenta il dritto filo parallelo al centro dietro, è il sopracollo. Questo, che ha il dritto filo inclinato, è il sottocollo. E poi ho la paramontura del dietro. Vi ricordo che per tutti i video tutorial sulla confezione io utilizzo i cartamodelli di TTCAD fatti col programma TTCAD per la realizzazione di cartamodelli su misura. Questo modello è in scala 1:2, perciò è al 50% rispetto a un modello normale. Ho utilizzato un corpetto base senza le riprese perché questo video è dedicato solo alla confezione del collo revers. La prima cosa che faccio è questa: vado a trasferire i marcatori sul tessuto. Nel collo revers i marcatori che mi servono sono questo cerchietto con la croce centrale che è con l'inchiostro arancione, si presenta in arancione. Questo punto è molto importante perché mi serve poi per unire al collo e anche per la confezione e anche per l'unione della paramontura. L'altro punto importante è l'inizio della piega, che è l'incontro del revers con questa tratteggiata. Questa tratteggiata è l'inizio della piega del mio revers. Con filo doppio e ago entro perpendicolare, faccio uscire sotto e lascio alcuni centimetri di filo. Anche qui entro perpendicolare e faccio uscire l'ago sotto e taglio il filo. Questi sono i due punti principali per quanto riguarda il collo revers. Poi se il modello che voi confezionate presenta delle pinze, anche le spalle, potete passare i marcatori, l'inizio dell'incavo molto importante. Vado a separare il cartamodello dalla stoffa. Segno con una X il rovescio della stoffa, sia sopra dove era appoggiato il cartamodello che la parte sotto. Separo le due stoffe e taglio marcatori. Prendo il mio dietro, tolgo gli spilli. In questo caso vi ripeto, se avete un modello che presenta delle pinze dovete riportare i marcatori anche dell'incavo, inizio spalla e fine spalla. Separo una X sul rovescio del tessuto e vado a mettere assieme il davanti con il dietro. Se avessi delle riprese, delle pinze, prima vado a confezionare le pinze prima di mettere assieme loro due. Apro il dietro, questo è il dritto del dietro che guarda verso l'alto, prendo un davanti, questo è il dritto del davanti, lo appoggio dritto contro dritto e vado ad unire sia la spalla che il fianco, prestando attenzione che i margini di cucitura coincidano. Blocco con gli spilli. Vado a misurare con il metro e il gesso i margini di cucitura che mi vengono riportati sul cartamodello, li segno sulla stoffa. Per quanto riguarda sia la spalla che il fianco, la stessa identica cosa faccio dall'altra parte, poi imbastisco sulla linea del gesso
cucio a macchina e rifinisco i margini. Posso rifinire i margini chiusi se ho un tessuto leggero, oppure i margini aperti se ho un tessuto più pesante. Davanti e dietro uniti sulla spalla e il fianco e rifinito. Metto da parte per il momento il corpetto e prendo la paramontura del davanti. La paramontura del davanti, come il corpetto, presenta il cerchietto con la X e la linea di piega del revers. Anche qui con ago e filo vado a trasferire questi due punti, però prima di trasferirli, se il tessuto lo richiede e anche in base a quello che voi volete ottenere, bisogna applicare la teletta termoadesiva. Quindi per applicare la teletta termoadesiva vado a togliere il cartamodello dalle stoffe. Io ho utilizzato per la paramontura un tessuto in contrasto, così si vede bene quando è sulla giacca. Io la teletta termoadesiva la vado a ritagliare esattamente come si presentano le parti. Vado ad applicarla sul rovescio del tessuto. In questo video salto questo passaggio, però è molto importante ricordarsi dell'applicazione della teletta. Quindi in questo caso lo lascio di nuovo dritto contro dritto e vado a trasferire questo punto. Per quanto riguarda il sopracollo, questo e il sottocollo si presenta, vado a togliere gli spinni, ho anche qui il cerchietto arancione con la X, anche qui vado a trasferire questo punto che è molto importante, però prima di trasferirlo, anche per quanto riguarda il sopracollo, vado ad applicare la teletta termoadesiva. Il sottocollo è formato da due pezzi, quindi questa parte qui, poi io la devo cucire a macchina. Prima di cucirla a macchina, anche sul sottocollo, che segno una X, il rovescio del tessuto, dovrò andare ad applicare, tagliare ed applicare la teletta termoadesiva. In questo video io non vado ad applicarla. Per quanto riguarda l'applicazione della teletta termoadesiva sul sopracollo e sottocollo, ci sono varie scuole, varie linee di pensiero. Io preferisco applicare la teletta sia sul sopracollo che il sottocollo, perché quando il capo è finito, a me piace che abbiano la stessa consistenza, non che una sia più leggera, più pesante, ma che siano uguali. Il passaggio successivo, dopo aver messo la teletta termoadesiva sia sulla paramontura del davanti, sopracollo e sottocollo, vado a riunire il sottocollo dritto contro dritto come era in partenza. Vado a unire. Questo, mettiamo che così si vede meglio. Questo è il cartamodello. Questa linea qui, opposta dove c'è il cerchietto, è il centro dietro ed è la parte che devo unire con la cucitura a macchina. Quindi vado a misurare i margini di cucitura, essendo una retta, basta che ne riporti due e poi li unisco. Li blocco con gli spilli e vado ad eseguire una cucitura a macchina. Se ho messo la teletta termoadesiva non serve neanche rifinire i margini, e i margini si rifiniscono in ogni caso se la stoffa sfila tantissimo, altrimenti non serve rifinirli. Nella descrizione di questo video c'è il link come applicare la teletta termoadesiva. Qui il collo l'ho cucito, il sottocollo, ed ho passato anche il marcatore dove ho il cerchietto. Questo che è il sopracollo, che è un pezzo intero, dopo aver applicato la teletta, rimetto dritto contro dritto, appoggio il mio cartamodello del sopracollo e vado a trasferire il marcatore, sempre con ago e filo. Separo il cartamodello,
apro il collo e taglio il marcatore. Anche per il sottocollo separo le stoffe e taglio il marcatore. Ora vado a mettere assieme i due colli, il sopracollo e il sottocollo. Il sottocollo, che è questo lilla, lascio aperto i margini di cucitura, li stiro. Questo è il dritto del tessuto. Dove ho i marcatori mi stanno a indicare che questa parte, da marcatore a marcatore, è la parte che poi io dovrò andare a unire al corpetto, mentre la parte, gli altri tre lati, questi due lati corti e l'altro lato sopra, vanno uniti all'altro collo, al sopracollo. Metto dritto contro dritto, ho i marcatori rivolti dalla stessa parte, blocco con degli spilli i due colli, prestando attenzione che i margini di cucitura, sia laterali che la parte sopra, coincidano perfettamente. Utilizzo la parte lilla che si vede di più, anche il filo. Posso, prima di andare a metterli assieme, così non ho gli spilli in mezzo, trasferire i margini di cucitura sul tessuto lilla. Quindi vado a misurare e li riporto tutto attorno su questi tre lati. Quando ho riportato i margini di cucitura e blocco per bene con gli spilli, imbastisco e poi vado a cucire a macchina. È molto importante la cucitura a macchina, farla partire dove ho il marcatore. Quindi parto con la cucitura dove ho il marcatore, vado verso l'alto, qui dove c'è l'angolo mi fermo con l'ago giù, alzo il piedino, faccio ruotare il tessuto, cucio la parte sopra. Quando arrivo sull'altro angolino mi fermo ancora con l'ago giù, alzo il piedino, faccio ruotare, abbasso naturalmente dopo il piedino e devo arrivare esattamente dove ho il marcatore. In questo modo poi è più semplice applicare il collo al corpetto e alla paramontura. Cucito il sottocollo al sopracollo, i margini di cucitura li ritaglio, lascio un mezzo centimetro. Se il tessuto fosse grosso vado a tagliarli non assieme, ma taglierei il sottocollo un po' di più, quindi un mezzo centimetro, e il sopracollo lo lascerei che sporga un po' di più. In questo modo, quando poi li ribalto, fanno meno spessore. Stiro i margini di cucitura, questi, aperti, in questo modo. Vado a stirare per bene i margini e poi giro sul dritto il collo e lo vado di nuovo a stirare. Bisogna prestare attenzione che il sottocollo non si veda sul sopracollo, ma deve essere stirato poi a 1 millimetro 2, in modo che si veda in questo modo dalla parte del sottocollo. Il sopracollo non si deve vedere. Mettiamo da parte momentaneamente il collo. Vado ad unire la paramontura del davanti con la paramontura del dietro. Prima ho applicato la teletta termoadesiva. Separo. Questa è la paramontura del dietro con il dritto verso l'alto. Questa è la paramontura del davanti. Vado a unire spalla con spalla, dritto contro dritto, facendo attenzione che i margini di cucitura qui in alto coincidano, e prestare sempre attenzione, quando si fa questo passaggio, di mettere la parte della paramontura davanti, posizionarla sulla spalla giusta del dietro.
in modo che il giro collo del dietro, che è questo, deve continuare col giro collo del davanti, perché anche così è dritto contro dritto e spalla contro spalla, però ho il giro collo del dietro che continua sulla parte interna della paramontura. Prima di applicarla vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto, sulla paramontura. Basta tracciare 2 lineette e unirle perché è una retta. Li unisco in questo modo, blocco con gli spilli, imbastisco e cucio a macchina. Non rifinisco i margini perché se ho applicato la teletta termoadesiva non sfila, altrimenti se avete un tessuto che sfila tantissimo e non avete applicato la teletta vi consiglio di rifinire anche i margini. Per questa faccio questa cosa sulla spalla destra e la spalla sinistra. Unito la paramontura del davanti con la paramontura del dietro sulle spalle. Ho rifinito anche con taglia e cuci la parte interna della paramontura. Vi lascio un link nella descrizione di questo video dal titolo applicare paramontura su una giacca. In questo video vi faccio vedere come rifinire la parte interna della giacca con lo sbieco. Si può rifinire con lo sbieco, con taglia e cuci o zig zag come è in questo caso, e si può anche rifinire sempre con zig zag e taglia e cuci, però poi girando verso il rovescio il margine almeno 1 centimetro ed eseguire una cucitura a macchina. Personalmente non mi piace la rifinitura, lasciarla solo con la taglia e cuci, perché secondo me non è un gusto personale, non è rifinita secondo me bene, però in questo video per semplicità la lascio in questo modo. Ora vado a prendere il corpetto del davanti e del dietro che ho unito e vado ad unire la paramontura. Questo è il dritto del corpetto, questo è il davanti e questi sono i 2 revers con i marcatori. Qui è scappato, non importa. Posiziono la paramontura dritto contro dritto, quindi in questo modo, così, così. Unisco con gli spilli, facciamolo dalla parte della giacca del corpetto che ho i marcatori, unisco tutta la parte del davanti revers fino ad arrivare al marcatore. Lo unisco con gli spilli e devo anche imbastire e cucire a macchina. Prima di metterli assieme, così non ho gli spilli in mezzo, vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto li riporto tutti sul centro davanti fino ad arrivare al revers e fino al marcatore, perché poi con la macchina da cucire naturalmente blocco con spilli e vado ad imbastire, blocco tutto con spilli e vado ad imbastire. Con la macchina da cucire parto dal fondo e devo arrivare qui dove ho l'angolo del collo, anche qui mi fermo con l'ago giù, alzo il piedino, faccio ruotare e vado a terminare la cucitura esattamente sul marcatore che mi indica la fine del revers, e qui mi devo fermare. La stessa cosa dovrò fare dall'altra parte, quindi qui unisco, segno con il gesso i margini di cucitura, cucio dal basso, arrivo sull'angolo del collo, mi fermo, ago giù, alzo il piedino, ruoto il tessuto e devo arrivare esattamente fin dove ho il marcatore. Il resto della paramontura e il corpetto non li devo unire.
cucita la paramontura sul corpetto. La cucitura fatta arrivare perfettamente fin dove c'era il marcatore. Il passaggio successivo è quello di mettere assieme il corpetto con il collo. La parte del corpetto la devo lasciare sul tessuto rovescio, così com'è, devo vedere il rovescio dalla mia parte, mentre il collo deve essere sul tessuto dritto. Prima di applicare il collo al corpetto devo trovare il centro dietro del corpetto, unendo spalla con spalla, quindi cucitura con cucitura. La piega che si forma è il centro dietro e la segno con il gesso. La stessa cosa faccio per la paramontura. Prendo la cucitura della spalla, spalla con spalla, la piega che si forma è il centro dietro e segno con il gesso. Per quanto riguarda il collo, il sottocollo è già segnato perché è dove c'è la cucitura. Il sopracollo utilizzo la cucitura del sottocollo e la riporto sul sopracollo in questo modo. Prendo il mio collo e lo inserisco all'interno dell'apertura, questa, in modo che il sopracollo, quindi quello senza cucitura e nel mio caso con i fiorellini, deve essere dalla parte della paramontura, mentre il sottocollo, che nel mio caso è di colore lilla, deve essere dalla parte del corpetto. Quindi li inserisco in questo modo. In questo modo ho dritto contro dritto, sopracollo con paramontura. La prima cosa che faccio, unisco il segno del centro dietro della mia paramontura con il segno di metà del collo. Quindi unisco così, tengo il lavoro dalla parte del collo in modo da avere verso di me il collo e blocco con lo spillo. Blocco subito con lo spillo il sottocollo, quindi la cucitura del mio collo, con la metà del girocollo dietro, che è il centro dietro, dritto contro dritto. Bloccati questi due punti, vado ad unire la cucitura, questa del mio collo, con la cucitura appena effettuata del revers. Questo diciamo che è il punto più delicato per la confezione di questo collo, ma avendo cucito il collo lasciando questa apertura è più semplice applicarlo, quindi devo far coincidere esattamente il punto dove ho la cucitura con il punto della cucitura del revers. Con i margini del collo, questi girati sono già piegati verso il rovescio del tessuto. E unisco, tengo fermo questo punto con uno spillo in verticale. La stessa identica cosa vado a fare dall'altra parte, quindi unisco la cucitura del collo con la cucitura del revers, facendo attenzione che coincidano perfettamente. Blocco con uno spillo anche da questa parte, così il tessuto rimane più fermo. Quando ho unito questi 4 punti, vado ad unire tutto il resto del mio collo, margine con margine, faccio attenzione che i margini coincidano, blocco con gli spilli, tutto attorno al mio collo, blocco con gli spilli. Poi vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello. Posso utilizzare qualsiasi parte del cartamodello dove c'è il girocollo, misuro e li riporto sul tessuto, tutto attorno al mio collo.
Quando ho riportato tutti i segni con il gesso dei margini, vado ad imbastire. Dopo aver imbastito, conviene sempre controllare che la cucitura del collo con la cucitura del revers coincidano. Effettuato questo passaggio, questo controllo, vado a cucire con la macchina. Con la macchina devo effettuare 2 cuciture separate perché non posso fare una cucitura unica tutto attorno al collo, perché c'è il revers che me lo impedisce, perché è in mezzo. Quindi parto esattamente dove c'è la cucitura del collo, proseguo fino ad arrivare dall'altra parte dove c'è il revers, mi fermo e devo poi riprendere l'altra cucitura sul sopracollo e la paramontura. Se il lavoro è effettuato correttamente, a fine lavoro vedrò la cucitura del revers e la cucitura dell'unione dei colli che continua, che prosegue. In questo modo il lavoro è fatto correttamente. Dopo aver imbastito, ho cucito a macchina sul segno dell'imbastitura. Questa è dalla parte del collo, questa è dalla parte del corpetto. Qui si vede la cucitura del revers fatta in precedenza che prosegue sulla cucitura del collo. Qui ho lasciato il filo lungo così si vede dove sono partita. Arrivati a questo punto si stirano i margini aperti, si fanno anche dei taglietti in modo che giri bene il collo. Poi si va a controllare che la cucitura, si può sporgere qui il revers, anche i margini del revers vengono tagliati e lasciati un mezzo centimetro, 7 millimetri, anche l'angolino viene tagliato. Si fanno fuoriuscire la parte del dritto, poi li sistemo meglio e vado a controllare che la cucitura del revers, paramontura e corpetto coincida con quella del collo, in questo modo qui, sia da una parte che dall'altra. Quando ho verificato che la cucitura sia a posto, vada bene, allora devo unire, qui devo prima stirare i margini aperti, sia quelli del collo con questo che è il sottocollo con il corpetto, stiro tutti i margini aperti e stiro i margini aperti anche questi, quelli della paramontura con il sopracollo, li stiro aperti in questo modo e tenendoli aperti così vado ad unire questo margine che è quello della paramontura, la vado ad unire con il margine della giacchina, blocco il centro dietro dove vedo qui il segno del gesso, ce l'ho ancora qui, in questo modo. Così ho i margini che rimangono aperti e fanno poco spessore qui. Qui non si sente quasi niente. Quindi unisco questi margini, sempre tenendoli belli aperti, bisogna stirarli prima, mi raccomando. Li blocco con uno spillo, tutto fino ad arrivare il più vicino possibile alla cucitura, questa qui dove c'è l'inizio del revers. Posso lasciare naturalmente un buchetto di 2-3 centimetri qui, l'importante è riuscire a cucire il restante margine in questo modo. Qui vedo la cucitura che ho appena effettuata del collo e cerco di fare un'altra cucitura a macchina il più vicino possibile, qui così. Questa cucitura mi serve per tenere assieme, giriamo, per tenere assieme queste due parti, le parti del collo, altrimenti se non la vado ad eseguire mi si apre tutto, così invece rimane bloccato. Questa è la cucitura che ho appena fatto per tenere assieme i margini. Ecco qui. Arrivati a questo punto
I passaggi successivi sono questi: fare l'orlo e poi, una volta che ho effettuato l'orlo, giro all'interno così la paramontura. C'è un video dedicato al collo a scialle che vi faccio vedere anche la parte finale. Ve lo lascio nella descrizione il link se volete andare a vederlo. Una volta che ho effettuato anche l'orlo, posso, volendo, eseguire una cucitura tutto attorno per bloccare la paramontura ed il collo. Qui dove ho la spalla faccio 2 puntini a mano in modo da bloccare la paramontura sul corpetto. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!